Ci sono quadri che raccontano una storia e poi ci sono quadri che sembrano custodire un segreto. La Fornarina di Raffaello è uno di questi, un dipinto enigmatico, sensuale, pieno di simboli e misteri, realizzato intorno al 1518-1519 e oggi conservato presso Palazzo Barberini. Ma chi era davvero questa donna? L'amante di Raffaello? Una musa? Oppure un'allegoria nascosta? Oggi proviamo a entrare dentro uno dei ritratti più famosi e discussi del Rinascimento. La prima cosa che colpisce è lo sguardo. La giovane donna è seduta, seminuda, mentre guarda verso di noi con un'espressione calma, quasi consapevole del proprio fascino. Non sembra timida, non sembra idealizzata come una santa o una dea classica, sembra vera. E proprio questa naturalezza rende il dipinto incredibilmente moderno. Raffaello costruisce la figura con una delicatezza straordinaria. La pelle morbida, le sfumature leggere, la luce calda che accarezza il corpo, tutto appare armonioso ed elegante, ma attenzione, dietro questa apparente semplicità si nasconde un'opera piena di significati. Il nome deriva dalla tradizione secondo cui la ragazza sarebbe stata Margherita Luti, figlia di un fornaio romano, da qui il soprannome Fornarina. Secondo il racconto più famoso, Raffaello si sarebbe innamorato perdutamente di lei durante gli ultimi anni della sua vita. Una storia romantica perfetta, forse anche troppo perfetta, perché in realtà non abbiamo prove definitive. Eppure questa leggenda ha contribuito enormemente al mito del dipinto, l'idea dell'artista geniale consumato dall'amore per la sua musa. Per l'epoca questo dipinto era sorprendentemente audace, la donna è seminuda, coperta solo da un velo trasparente e da un tessuto che scivola sul corpo, ma non è solo questione di nudità, è l'intimità della scena a essere rivoluzionaria, non sembra un ritratto ufficiale, sembra quasi un'immagine privata. Raffaello, che di solito associamo alla perfezione classica e all'equilibrio assoluto, qui realizza qualcosa di molto più sensuale e personale, e questo rende la Fornarina diversa da quasi tutte le sue altre opere. Guardate bene il braccio sinistro della ragazza, c'è un bracciale con scritto chiaramente Rafael Urbinas, praticamente una firma. Ma attenzione, Raffaello non firma quasi mai i suoi dipinti in questo modo. Qui invece il suo nome compare direttamente sul corpo della donna, come se volesse dichiarare un legame speciale tra sé e la modella, quasi un gesto di possesso o forse una dichiarazione d'amore. Dietro la figura compare una vegetazione rigogliosa, non è casuale, nel Rinascimento le piante avevano spesso significati simbolici. Il mirto, ad esempio, era associato a Venere e all'amore. Quindi il quadro potrebbe non essere solo un ritratto reale, ma anche una rappresentazione ideale della bellezza e della sensualità femminile. Alcuni studiosi pensano addirittura che la donna sia una sorta di Venere moderna, un mix tra persona reale e figura mitologica, ed è proprio questa ambiguità a rendere il dipinto così affascinante. Negli anni i restauri hanno rivelato dettagli sorprendenti. Sotto la pittura sarebbero stati trovati elementi poi coperti successivamente come un anello alla mano sinistra della donna. Questo ha fatto nascere nuove ipotesi, e se Raffaello avesse avuto una relazione più importante del previsto con la Fornarina, c'è persino chi ha immaginato un matrimonio segreto. Naturalmente non abbiamo certezze assolute, ma il mistero continua ancora oggi ad alimentare il fascino del dipinto. A differenza di Leonardo da Vinci, che costruiva figure enigmatiche e psicologicamente sfuggenti, Raffaello punta all'armonia perfetta. Ogni dettaglio della Fornarina è calibrato con eleganza. Il corpo forma linee morbide, la luce crea profondità senza durezza. I colori sono caldi e raffinati. Il risultato è una bellezza ideale ma ancora umana, non distante, non fredda, vicino a noi. Spesso immaginiamo Raffaello come il pittore della perfezione assoluta, le Madonne serene, gli affreschi monumentali, la grazia impeccabile, ma la Fornarina ci mostra qualcosa di diverso, ci mostra un artista innamorato, più intimo, più vulnerabile, ed è forse proprio questo il motivo per cui il quadro continua a colpirci dopo 5 secoli, perché dietro la tecnica perfetta si sente ancora una forte emozione umana. La Fornarina non è soltanto un ritratto rinascimentale, è un'opera sospesa tra amore, idealizzazione, sensualità e mistero, un quadro che continua a farci domande. Chi era davvero questa donna? Quanto c'è di reale e quanto di simbolico? E soprattutto, quanto di Raffaello c'è dentro questo sguardo?
Forse non avremo mai una risposta definitiva ed è proprio questo il bello. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!